All'inizio mi sembrava un buon affare. Adesso che ce l'ho in mano bisognerà vedere, ma verrà fuori sicuramente una cosa molto interessante da questo video. Allora, sono spaventato ed eccitato allo stesso tempo. Ben ritrovati ragazzi con un nuovo video di acquisti del terrore da eBay, se si può dire. Ok? Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo una scheda di una PS4 Slim, solo scheda, acquistata per 45 euro. Diciamo che poteva anche andare meglio, ma se non ricordo male ho visto che la scheda si accende, solo che ha un problema con il caricamento del firmware, del software, eccetera, e gli manca anche il connettore per... no, c'è qualcosa che non va, insomma, sulla scheda, che gli impedisce di riconoscere gli hard disk e funzionare. Quindi può essere interessante vedere che cosa succede. E poi ho comprato questo lotto enorme, ok? Sono tipo 30-40 cm di altezza di torre, ok? Lotto di ricambi, ok? Sempre PlayStation 4. E allora andiamo a vedere subito. Io l'ho già aperto chiaramente per controllare un attimo le condizioni e devo dire che sono completamente disastrate. Allora, qui abbiamo una ventola che chiaramente è rotta, non ce ne facciamo niente, ok? Ma queste qui vengono buone per recuperare il filo di rame. Se voi avete delle ventole rotte ed è così che faccio io smonto completamente tutto, io distruggo praticamente e vado a recuperare il rame dalle bobine e io mi rifornisco di rame, quindi il rame è gratis. Ok? Gratis. Comunque l'ho pagato, però almeno piuttosto che buttare via completamente posso utilizzarle io per il rame. Ok? Per i fili di rame che mi servono per aggiustare le cose. E qui abbiamo una ventola, abbiamo un'altra ventola che anche questa è senza lo spinotto, è stato tutto tagliato, eccetera, quindi non ha alcuna utilità. Poi abbiamo una terza ventola, idem anche questa, tutta tranciata. Ok, quindi abbiamo tre ventole da recuperare il rame. E poi una placca metallica in buono stato, non è arrugginita, quindi questa può andare bene nel caso mi serva sostituire. Ce ne sono quelle che hanno magari che sono state danneggiate dal liquido, eccetera, che hanno tutte queste placche qua metalliche corrose, piene di ruggine. Allora prendo e sostituisco, questa è sempre buona. Dopodiché abbiamo, vabbè, pezzetti vari di plastica interni delle console, una scocca letteralmente distrutta con l'antenna di una PS4 Slim e la ventola. La ventola ha il connettore, quindi la ventola è buona e ci sono anche due viti. Bene, dai. Qua c'è una vite? No, no, questi sono ad incastro, ok. Abbiamo l'antenna c'è anche il suo attacco. C'è ancora il suo attacco, c'è la ventola qua, quindi qualcosa da qua è recuperabile. La plastica chiaramente è tutta sfasciata, no, niente. Ok. Dopo vediamo cosa abbiamo qui. Qui abbiamo una PS4 praticamente già tutta smontata. Ok. E queste sono le versioni 1200. Queste sono le versioni prima, 1100 o 1000. Questa è una 1004. Ok, sempre condizioni, non so, non ho la benché minima idea. Ah, gli manca l'alimentatore dentro. Ok, quindi questa è senza alimentatore, dovremmo usarne uno nostro per vedere se funziona. E anche questa c'ha anche l'hard disk da 500 GB, magari funziona l'hard disk, sono 10-15 euro di hard disk lo stesso. E... aspettate che appoggio un attimo. E la scocca inferiore, qua, e una scatola misteriosa. Una scatola misteriosa e PS4 Slim lo stesso. Questo non so che cosa sia. Un pulsante, c'è un controller qua dentro? Boh. Allora, cosa è salvabile da qua? Niente. No, gli ingranaggini sono salvabili. La schedina qua è salvabile. Ok. Vediamo.
Yeah, che bello. Aspettate che accendo anche questa luce, ecco. Che bello, eh? Questa è completamente inutilizzabile, chiaramente. Potrei anche dire, se avessi una sabbiatrice, ok? Gli do una bella sabbiata e ripasso con la vernice zinco spray. Questo qui non è messo male, quindi si potrebbe anche riutilizzare. Solo che, insomma, non è il massimo. Poi cosa abbiamo? Quindi questa è stata letteralmente, boh, sommersa. Va bene, la mettiamo da parte. Per il momento non ci interessa. Poi abbiamo il frame centrale con un'antenna che se ne sta così. Un'altra antenna, il cavetto, buoni questi sono sempre buoni i cavetti. Abbiamo la cinghietta, il motorino sicuramente sarà perso. Abbiamo gli ingranaggini, abbiamo la scheda e tecnicamente beh, abbiamo le parti plastiche, se si può dire, si possono riutilizzare le parti plastiche, non chiaramente le cose di metallo perché come vedete è tutto arrugginitissimo. Il frame centrale sembra in buono stato, purtroppo qui ha preso una botta, ok? Si vede è un po' rotto, vedete? Non è il massimo, quindi sarà da buttare anche questo, però ci sono delle parti recuperabili, ok? Mettiamo a posto e qualche vite. Poi anche questo, c'è un alimentatore lì sotto, anche queste tutte placche metalliche che effettivamente se si riescono a sabbiare, fare il processo di sabbiatura, si riverniciano e tornano a posto loro, non hanno niente, sono placche metalliche. Certo, a vederle così sono completamente da buttare. Sì, e a quanto pare c'è pure un controllo e un altro frame centrale. Questo è buono? Se è buono lo tengo. Un po' rotto qui. Magari con un po' di attack si riesce a sistemare questo qui, perché questo è solo estetico in fin dei conti. Ma strutturalmente parlando è buono. Dai, qualcosa di utile c'è, anche per queste plastiche qua. Un altro disco. Allora, placca metallica, buona. Sempre buone queste. Un controller, così. Non credo wireless controller. Magari c'aveva anche il suo adattatore, non lo so. PlayStation 4, chiaramente. Magari funziona, magari non funziona, boh. Secondo me non funziona. O almeno, boh, non lo so. Vabbè, vedremo. Magari salta fuori qualcosa anche qua. Pulsanti qua, eccetera. Vabbè, ok. Hard disk. Hard disk, questo da quanto è? Apriamo subito. Anzi, facciamo così. Tiriamo fuori anche questo. Allora, questo è un alimentatore. È sempre slim, ok. Ah, gli hanno tolto dei... no, l'hanno usato per pezzi di ricambio. Ah, che peccato. Magari era salvabile. Vabbè, ok. Comunque c'è qualche chip importante qui, magari si riesce a fare. E qui c'è un altro alimentatore. Spero che sia completo. No, neanche questo è completo. L'hanno utilizzato lo stesso anche per parti di cambio perché gli manca... gli manca questo qua. Ah, mannaggia. Vabbè, questo glielo rimetto di là, a quel punto. Di due farne uno, forse. Vediamo cosa riusciamo a fare. Al massimo, vabbè, sono pezzi di cambio sempre utili, sempre utili. Allora, da dove cominciamo? Non ne ho la più pallida idea. Gli alimentatori sono l'ultima cosa che guarderò. Li apro un attimo. No. Si aprono velocemente? Sì. Ok, dai, vediamo com'è la scheda. Manca una clip qua. Ecco qua. A posto.
Vediamo cosa manca qua. A parte questo, sembra ci sia tutto. Ok. Ok, potremmo forse ricavare qualcosa da questo. Sempre che non abbia i chip esplosi, eccetera, come classico. Ma possiamo andare a verificare una volta rimesso questo. Ma adesso questo non mi interessa. Come ho già detto, sono pericolosi anche da lavorare, specie quando mancano pezzi di ricambio, manca un sacco di roba. Quindi bisogna andare a testarli con calma e tranquillità. Ok? Queste sono plastiche buone. Sono soddisfatto lo stesso. Questi sono i pulsanti del controller. Allora, chiaramente adesso che cosa... Allora, guardiamo questo. Smontiamo un attimino. Cosa faremo adesso? Come prima cosa direi di andare a testare le schede. Ok? Le schede delle console. Vediamo cosa c'è che funziona, cosa non funziona. Allora, questo è un 500 GB. Chissà se funziona. Allora, facciamo un test. Mettiamo l'hard disk, colleghiamo al computer e andiamo a vedere con il programma Crystal Disk Info. Oh, sembra buono. Toshiba 500 GB. Wow! 408.000 ore. È acceso da 4... no, dai, è impossibile. È stato acceso da 46 anni, 214 giorni e 19 ore. E... ragazzi, 46 anni fa c'era un hard disk così? SATA? No. Quindi credo che qua ci sia un conteggio errato. Numero di accensioni 3108 volte. Però segna buono. Oh, segna buono, quindi è buono. Andiamo a vedere. No, non viene fuori sul computer perché non è formattato in NTFS, quindi non viene riconosciuto. Non è partizionato per il computer. Però segna buono. Quindi, oh, non è male la cosa. Mi sta bene. Dai, si riesce a recuperare. 46 anni di funzionamento mi preoccupano un po', però... ok. E niente. Spegniamo. Togliamo l'hard disk. E ce lo rimettiamo. Quando è che è venuto fuori l'interfaccia SATA? Nei primi anni... nel primo millennio. Cioè, negli anni 2000, se non ricordo male. In quegli anni lì. Quindi... no, aspetta, c'è anche la data. Di solito mettono la data di produzione. Stampata da qualche parte. Eccolo qua, data 28 novembre 2012. Ok. Quindi ha la bellezza di 12 anni questo hard disk. Va bene. Almeno non sono 46 anni. Ok? Assurdo, io non ho capito come abbiano fatto a far figurare... come questo hard disk abbia potuto registrarsi con un funzionamento così tanto lungo. Perché sono tutte cose, come si può dire, registrate sempre tramite firmware interno. Sulle schedine qua c'è un BIOS interno proprio stesso dell'hard disk in cui registra chiaramente tutti i dati di utilizzo, le ore di utilizzo, il numero di accensioni, chiaramente anche il codice seriale, codice numerico, robe del genere. Quindi magari qualcuno ha pasticciato con il firmware, può essere. Allora, perché 46 anni fa non esistevano gli hard disk SATA. No ragazzi, non è fattibile la cosa. Bene, allora.
abbiamo anche questo, vediamo anche questo, anche questo da 500 GB, lo smontiamo e verifichiamo anche questo. La prima cosa che ho pensato veramente, allora quando mi hanno offerto tutto quanto, perché il lotto l'ho comprato per 59 euro, spedizione compresa, da eBay, ho detto dai, c'è tanta roba, magari riesco a tirar fuori qualcosa di utile, no? Poi è arrivato, ho aperto il pacco, le prime cose che ho visto sono state le ventole, ho detto questa ventola non va, quell'altra non va, quella non può andare, quindi ok. Che bello! Ho detto chissà che cosa tiro fuori da qua, magari niente. Allora, torniamo di nuovo a Crystal Disk Info. Vediamo che cosa mi dice. No, questo è a rischio. Acceso da 11.000 ore e 842. Quindi un anno e 128 giorni. Ma è a rischio per settori di scrittura pendente. Ha errori di scrittura pendente. Quindi non si può utilizzare. Magari era per questo che la console non funzionava bene. Può essere. Tantissime persone buttano via le console perché dicono non riesco a giocare, non funzionano i giochi, oppure non riusciva più a caricare il sistema operativo o quant'altro. E va bene, pazienza. Quindi questo lo dichiariamo morto, non funzionante. Là, una bella X. E io ho tanti hard disk non funzionanti. Ogni tanto, quando ce ne ho una decina, prendo e li metto in asta su eBay, per esempio 1 euro, ok? Ci sono comunque centri di riparazione specializzati, recupero dati, che hanno bisogno, per esempio, dei meccanismi, di quello che c'è dentro qua. E quindi sono loro che comprano spesso hard disk rotti per aggiustare, chiaramente, recuperare i dati di altri hard disk. Quindi preferisco, piuttosto che buttarli via, preferisco che siano utili. Io ci prendo 1 euro, non è che, anzi meno di 1 euro, perché poi con le tassazioni di eBay eccetera ci prendo 50 centesimi. Ma non mi interessa, il discorso di soldi, mi interessa che almeno non vengano sprecati e buttati via senza nessuno scopo. Insomma, questi sono ancora utili, funziona per funzionare, solo che ha qualche errore, quindi niente. Ok, mettiamo via anche questo con le sue viti e voilà, fatto. Allora, eccoci qua con la console. Aspettate che mi libero anche di queste cose del controller che c'avevo ancora qua. È possibilissimo che faccio cose in più parti, cioè video in più parti, visto la quantità di cose che ci sono. Come è anche possibile che vedo che è tutto distrutto, non funziona niente e quindi niente, ci rinuncio da subito. Ah ok, questo forse aveva problemi all'HDMI. Va bene, a me interessa che il processore sia a posto. Se si riesce ad ottenere il processore a posto, qua la scheda, l'H è a posto. Mi manca chiaramente i supporti, ma quelli ne ho a bizzeffe, letteralmente, perché tantissime schede che ho recuperato nel tempo che non erano aggiustabili o altro. È stata cambiata la porta HDMI e vedo un macello qua dietro, ma magari non so, magari è fatta anche bene. Vedremo, vedremo. Qualsiasi altra cosa, sembra ci sia tutto, quindi non è stata usata per pezzi di ricambio. Bene. Ok, qua c'è la ventola, c'è il suo dissipatore, ci sono ancora alcune viti. Qua cosa abbiamo? Abbiamo, oh, wow. Ok, lettore. Speriamo che questo sia il suo lettore, lo spero vivamente, altrimenti purtroppo non si può fare nulla se non è la sua schedina abbinata. Se non è la sua schedina abbinata non si fa niente. Queste qua si possono anche togliere. Ok. Ci sono un po' di viti a caso, così, eccetera. Vedremo. Vedremo. Per il momento mi interessa che la scheda si accenda, poi vedremo questo. Allora. Magari potrei usare un'altra
un'altra scocca intera che ne ho di ricambio. Accendiamo il microscopio e andiamo a scoprire cosa è successo. Ok, prima di accenderla. Microscopio. Ci siamo. Allora, mettiamo a fuoco. Allora, è un caos, cioè non ho idea di che cosa sia, se è flussante, sporcizia o cosa, ma sembra a posto, ok? Almeno per quanto mi riguarda sembra saldata. La porta sembra saldata. Sì. Sì, non sembra fatto un lavoro fatto male proprio. Chiaramente dovevano pulire. E qui ha bisogno di una bella pulizia. L'interno della porta. Credo non sia nuova la porta in ogni caso. Perché intanto è piena di flussante. Guardate qua come si sbriciola. E non ha una forma bella dritta. Sembra un po' piegata. Quindi magari questa è la porta originale o presa da un'altra console e l'hanno riutilizzata. Solo che hanno fatto un macello. Qui. C'è flussante dappertutto. Ora a pulire questa cosa qua è un trauma. E in più hanno provato a sostituire il chip HDMI ed è storto. Vedete che è storto? Storto lì. È proprio tutto spostato di un piedino, quasi. E anche qui. E nel farlo probabilmente hanno bruciato anche queste due, che le hanno sostituite. Boh. Qui c'è un ponticello, ed è grave, perché questi chip qua muoiono immediatamente. Ok, dai, vediamo. Vediamo. Allora, stacchiamo. Facciamo così. Tanto la scheda dovrebbe accendersi lo stesso anche senza il chip dell'HDMI. E questi costano una valanga, ragazzi. Costano una valanga, cioè tipo 40-50 euro solo per questo chip qua. Quindi è una cosa assurda. Allora, 450 gradi, 50% di aria, scaldiamo, flussante a go-go. Ok, vado senza gelo io. Qui in questo caso perché la zona è piuttosto grande. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Ecco, finalmente è venuto via. Ce n'è voluto, Ce n'è voluto di tempo. Credo fosse ancora lo stagno originale. Comunque, una bella bagnata con il flussante ancora. E andiamo a ripulire la zona. Stagno nuovo finché è caldo. Andiamo a ripassare bene tutto. Io spero che quel chip lì sia ancora buono, anche se ho i miei dubbi. Ok. Allora, adesso è a posto qui, non ci sono ponticelli, quindi dovrebbe andare bene. E diamogli una pulita con lo straccio però. Okay, è un pezzo di carta in ogni caso. Alcol isopropilico, una bella bagnata finché è caldo, che così viene via tutto. Calore e alcol isopropilico sono fantastici per pulire il flussante. Ok, adesso abbiamo tolto l'eccesso, li andiamo con la spazzolina, così andiamo a pulire ogni singolo spazietto. Ok, di nuovo alcol.
Perfetto, io adesso voglio andare a misurare quei filtri lì, vedere se sono buoni oppure no. Quindi vado in continuità, continuità, ok, con il bip e andiamo a vedere. Questo è ok? Questo è ok? Si incrociano? No. Questo è ok? Non si incrociano? Ok. Ok. Non si incrociano? Ok. Ok. Non si incrociano? Questo non è ok. Ok. Questo va bene. Questo non va bene. Ok, questo filtro sarà da cambiare. Se la scheda funziona, se parte, se fa tutto praticamente, ok? Adesso la porta HDMI non mi serve al momento. Io voglio solo andare a vedere perché il chip dell'HDMI poteva creare problemi di accensione. Giusto per vediamo cosa succede a pulire. Uso una spazzolina più dura con le setole più dure. Vediamo se riesco a mettere più a fuoco, ok. Almeno non hanno perso i componenti qui, perché è facile, quando si vanno a fare le saldature qui sulla porta HDMI è facile anche quando si è inesperti a portarsi via i componenti. Ah dai, non è messa malissimo. Certo le saldature possono essere fatte meglio, ma non è messa male, dai. Se si riesce a pulire può anche essere funzionante. Perché adesso il problema è pulire all'interno. Ma adesso non ci interessa. Adesso quello che ci interessa è sapere se la scheda si accende e funziona oppure no. Perché potrebbe avere qualsiasi tipo di problema. Dal LED blu lampeggiante al fatto che magari non si accende o qualsiasi altra cosa. Cosa potrei anche fare prima di accenderla? Magari andare a misurare un po' in giro se ci sono cortocircuiti. Ok, allora modalità diodo e andiamo con il puntale rosso qui sulla massa e andiamo a verificare. Allora, oh bene, c'è sul serio un cortocircuito? No, siamo a 0,31, però non mi aspetto una cosa così bassa. Allora, resistenza. No, abbiamo 55 kilo ohm. No, non è un... No, in teoria no. Oh, ok. Allora, stavo dicendo, andiamo a verificare un attimo. Qui tutti... Allora, i fusibili. Andiamo a verificare i fusibili. Fusibile è a posto. Anche questo fusibile è a posto. E poi dov'è che c'è F, eccolo qua. Anche questo è ok. Questo qua. Ok. Non ce ne sono moltissimi. Ok, allora adesso andiamo a vedere le misure di resistenza, però, di questo percorso qui. Abbiamo 115. Cosa abbiamo qua? Abbiamo Samsung. Ok, 115 ohm. Va bene. Poi qui abbiamo 7 ohm. Mi pare parecchio basso.
mi pare parecchio basso, però potrei sbagliarmi. Qui abbiamo 68 ohm e qui abbiamo 20 ohm. Allora, questi 7 ohm che ci sono qui, che è la linea delle RAM, la vedo bassina. La vedo bassina. Forse dico forse, potrebbe avere problemi a una delle RAM, o uno o più, insomma. E andiamo a controllare anche queste. 2 kOhm, 480 ohm, mi sembra ok. Qua abbiamo mega ohm, kilo ohm, ok. Sì, ok, va bene. Dopo abbiamo questo induttore, 3 kilo ohm. Ok, la scheda sembra a posto e funzionante. Sembra. Bene, allora direi di fare un test. Ok, ho trovato una scocca. Ok, è vuota, ma c'ha almeno l'alimentatore. Spero che sia quello giusto per questa console. Questa console ha quello con 5 pin. È mica facile trovarli quelli con 5 pin. Più facile trovare quelli con 4. Fatemi... Ah, questo è da riparare pure, è bello. Porca miseria. Allora, torno un attimo. Allora, vediamo questa. Quanti fili ha questo? 5 fili. Bene. Questo è l'alimentatore che ci serve. Lo tiriamo fuori da questa console qua. Cosa c'ha qui sopra? No. Dovrebbe venirsene fuori allora. Fa un attimo di resistenza. Ecco. Ora ci siamo. Bene. A noi serve questo alimentatore. A posto. E l'altra scocca. Devo riorganizzarmi un attimo meglio i ricambi. Ecco qua. Ok, ci siamo. Ora abbiamo la scocca e l'alimentatore. Abbiamo anche il lettore già pronto, ma di questo non ci importa per il momento. Ok. È anche uno di quelli da 5 pin uguale, quindi dovrò anche sistemarlo questo, ma quando ci avrò voglia. Piano piano. Allora, adesso mi sto riempiendo di ricambi ovunque. Questo non mi serve, devo rimetterli via, se no non mi muovo più. Ok, adesso apriamo qua. Da questo lato. Gli mancano le viti. Adesso andiamo a prendere tutto il necessario. E allora, qua ci sono anche dei pad termici già. Possiamo usare anche questi volendo, così le RAM possono stare un po' fresche. Ok, oh guarda, il numero esatto di pad termici che mancavano. Fantastico. Qua c'è già un po' di pasta termica, va bene così. Non ne aggiungo oltre perché non ho voglia di sprecare materiale per niente. Prima devo vedere che si accende. Ok.
Mettiamo la ventola perché ci aiuta a sapere se la console funziona oppure no. Ok. Ora andiamo in cerca di questi qua. Allora, io ho le due viti qui. Però mi manca... Forse sono qua. Sì, eccoli qua. PS4, ecco qua. Bene, adesso andiamo a chiudere qua. Sono mega agitato perché non ho idea di cosa succederà. Magari esplode tutto e prende fuoco. Spero di no. Spero vivamente di no, ragazzi. Però ecco, con console del genere, cioè con schede che arrivano da chissà dove, tutto è possibile, purtroppo. Tutto è possibile. Allora, collego solo questo, non mi interessa l'antenna, non mi interessa questo qua. Al momento va bene così. Solo che non ho voglia di averli troppo in giro perché poi possono dare fastidio all'alimentatore. Quindi non si siede correttamente. Allora, mettiamo su l'alimentatore. Ecco qua. E adesso, voilà. Ok. Ci giriamo sotto sopra. Ecco, manca un pad termico, non si sa da dove arriva, vabbè, non ha importanza. Giriamo. L'alimentatore ce l'ho di qua, la corrente ce l'ho di qua, quindi collego la corrente. Ok, ok, vediamo se... No, questo non funziona perché non è collegato. Ragazzi, sono agitato. 3, 2, 1. Yeah! Si accende e rimane accesa. Voi dite che fa la luce bianca? Farà mai la luce bianca? Adesso sono curioso perché magari... no, adesso... Si è riavviata! Si è riavviata! Ragazzi, si è riavviata! Questa funziona! Questa funziona! Perché adesso, siccome non ha l'hard disk... luce bianca! Siccome non ha l'hard disk, adesso è entrata in safe mode e mi starà sicuramente dicendo non ho trovato il sistema operativo. Wow, ragazzi! Quindi... Yeah! Funziona! Funziona! Ma manca solo l'HDMI. Ok. Calmiamoci. Sono molto eccitato a questo momento. Allora, spegniamo? Togliamo la scheda? Sistemiamo l'HDMI? E vediamo che cosa c'è dentro. Perché magari può essere anche fortuna che c'è un firmware basso. E quindi essere di quelle modificabili. E quindi essere molto più apprezzata e monetariamente più apprezzata. Ok? Quindi riuscirò a guadagnarci qualcosa di più. Ma comunque già la scheda che funziona non è male. Mi rifà completamente dell'8 che ho speso, cioè di quello che ho speso dell'8. Ok? Perché una scheda funzionante, se c'ha anche la schedina per il lettore DVD, per il lettore Blu-ray accoppiata, ok? Posso tranquillissimamente farci 60-80 euro. Tranquillissimamente. Poi vabbè, ho anche un sacco di scocche vuote, quindi li metto su una scocca, la vendo 100 euro,
perfetto, liscio liscio, ed è meraviglioso, meraviglioso. Allora, corrente staccata. Ora andiamo a riparare l'HDMI, È stata anche una fortuna, perché questa qua poteva letteralmente avere di tutto, Poteva avere il processore bruciato, poteva non accendersi, poteva avere qualsiasi altro problema. Invece, fortuna ha voluto che funziona. Smantellata e disastrata solo per motivo di HDMI. Che fortuna. Allora, ora togliamo l'alimentatore qua, perché sennò non riusciamo ad estrarre la scheda. Benissimo, benissimo. Sono contento, ragazzi, sono contento. E togliamo anche questo cavetto qua. Potremmo anche lasciargli questa scocca qua, Non c'è nessun problema a farlo. Si lascia questa scocca. Su questa scocca, quella con cui è arrivata, la uso per pezzi di ricambio su altre console di altre persone che magari chiedono parti di ricambio di scocca, e siamo a posto. Bene, 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 bene. Ok, allora adesso mi servono anche le schede di ricambio PS4. Cavolo, dove sono adesso? Torno subito, ragazzi. Ok, sono tornato con i ricambi. Allora, andiamo a prendere i nostri ricambi. Una scheda, mi basta una scheda. Da cui prendere, eccoli qua, i filtri, e vedremo poi il chip dell'HDMI se funzionerà oppure no. Altrimenti devo vedere dove cavolo ne ho uno, perché nuovi non ne ho. Quelli che ho sono tutti usati, presi da altre console, quindi bisognerà vedere. Allora, vediamo, questa scheda non ce l'ha, questa scheda non ce l'ha, quest'altra non ce l'ha, lo so io, ce ne sono pochissime che ce l'hanno. Questa scheda non ce l'ha, questa scheda non ce l'ha, e ho finito le schede di ricambio, quindi dovrò andare sulla speranza che quello lì funzioni, oppure andare a prendere una di quelle che funzionano, tipo una di quelle che ho sistemato nei video precedenti. E no, questa devo lasciarla perché devo prendere i pezzi, i filtri almeno, e usare uno di quelli, giusto per confermare anche, no? Allora, andiamo a mettere il filtrino e il chip dell'HDMI, che è ancora qua, eccolo qua. Ti prego, funziona, non lasciarmi a piedi, sei l'unica mia speranza. Allora, il chip va posizionato di qua, il pin numero 1 è su questo angolo qua, ok? Quindi andiamo flussante, attorno, andiamo direttamente con il microscopio a vedere. Eccoci qua, fantastico. Allora, stavo dicendo, microscopio, mettiti dritto, grazie. Allora, piedino numero 1 è segnato da questo puntino. Può portarvi fuori strada il fatto che ci sia un quadrato qua, questo non c'entra niente. Piedino numero 1 è segnato da un cerchietto, quindi il numero qua, ok? Il numero 1 va lì, e il numero 1 è segnato da un cerchio sul chip, ok? Questo cerchio qui, eccolo qui, questo è il pin numero 1, ok? Molto bene, allora adesso andiamo aria calda, 450 gradi, 50% di aria, scaldiamo la zona,
e andiamo a risaldare meglio questo chip qua. Ecco, ora è saldato bene, perfettamente in posizione. E adesso ci preoccupiamo di questa qui, di questo filtro qua. Ok, adesso per sicurezza, siccome sono filamenti di rame questi qua, come vedete, come si può vedere, è un avvolgimento di rame, di due fili di rame separati. Bisogna andare a controllare che intanto non si siano interrotti e non ci sia continuità fra le due parti. Ok? Mettiamo in continuità con il bip. Ok? E andiamo a misurare che non ci sia continuità fra le due parti, altrimenti vuol dire che abbiamo bruciato un filtro e non va bene. Ok, questi qua sembrano a posto. Adesso andiamo in modalità diodo, ok, e andiamo a misurare. Ok, mettiamoci sulla massa, anche questa è la massa, ok, e andiamo a misurare i valori dopo i filtri, e in questo caso prima dei filtri, perché adesso dobbiamo ancora installarlo. Andiamo a misurare dopo i filtri i valori del chip e questi due qua, ok? Per verificare se sia buono oppure no questo chip qua, perché i valori qua ci indicano o no se è buono per il momento. Poi può essere che ci siano altri problemi, ma andiamo a prendere il multimetro. Allora, massa, vediamo il valore di questo, 39, ok. Aspettate che tolgo il bip, non mi serve in questo caso. 39, 39, 39, 39, 39, 39, e qua non ho contatto perché non è saldato bene, però se vedete bene qua fa 39, quindi il chip è buono, ok, è tutto buono, non dovrebbe dare problemi, speriamo, perché è, come ho già detto, è un chip che costa una montagna di soldi. E allora ripassiamo le saldature tutto attorno al chip, ok, aggiungiamo dello stagno, ripassiamo le saldature, mettiamo il filtro nuovo e vediamo cosa succede. Dopo andiamo a testare la scheda con l'HDMI e verifichiamo. Ok, siamo pronti per andare a prendere l'altro filtro. Ok, filtro qua. Anzi, assicuriamoci che sia buono questo. Ok, prendiamo questo qua primo. In continuità con il bip. Oh, ok, sembra buono. Sì, è buono questo. E dall'altro lato? Buono anche da questo lato qua. Ok. Lo prendiamo. No! Torna qui. Mettiti bello, fermo in posizione. Ok. Bravo. Ok. Adesso di nuovo, come ho già detto, il calore può rovinarli, può bruciarli letteralmente, quindi andiamo a rifare le misurazioni. Ok. 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 Ok.
Ok. Ok. Dai, mi prendi in giro? Ma perché mi prende in giro? Sono sicuro che mi prende in giro. Ok, ora sarà saldato meglio, no? No. Questo sì? E questo no. Oh, ma dai. Allora, vedete perché vi ho detto andate a misurarveli di nuovo? Andiamo a vedere modalità diodo se abbiamo una misura di qua no. Di qua sì, di qua no. Ah, devo prendere un altro? Funzionava prima. Andiamo con un altro, vediamo. Ok, adesso mi funzioni? Questo qua funziona? Yeah! Sì, ce l'ho fatta, ok. Va bene. Ok. Allora, alcol, andiamo a pulire. Montiamo la scheda. Anzi, direi prima di montare la scheda, bisogna anche andare a pulire internamente la porta, altrimenti non si fa nulla. Come faccio a pulire la porta? Con il mio classico metodo. Allora, ve lo faccio vedere da sopra. Questa la tiriamo via. Al massimo possiamo anche staccare questa porta HDMI, che è buona. Staccarla in sicurezza, senza tutto quel flussante, eccetera, e cambiarla. Potrebbe anche essere una soluzione. Però è un po' più lunga come cosa. Allora, per pulire lì, io prendo la mia aria calda, la stazione d'aria calda, ok, e gli vado a mettere l'ugello, quello piccolo piccolo piccolo, ok, e vado con massima aria, 100% di aria, e 230-250 gradi, ok, direttamente dentro alla scheda. Gli metto anche un supporto qui in modo da tenerla alta mentre gli vado con l'aria calda dentro, e non solo con l'aria calda, gli vado anche con l'alcol isopropilico, che adesso ho praticamente finito, c'è un goccetto proprio, quindi aspettate un attimo che mi riempio la bottiglia. Ok, alcol presente. Adesso mi sposto qui sul bordo perché devo andare con l'aria calda e con lo spruzzino dentro, però devo avvicinarmi di più. Devo stare qui sul bordo, sarò fuori dalla vostra vista, portate pazienza, ma non ho alternative. Sciolgo il flussante che ci sta dentro, senza sciogliere la plastica, e poi ci spruzzo dentro a gran forza l'alcol isopropilico, e in questo modo si porta via il flussante
se ci sta all'interno. Dovrebbe bastare. In questo modo dovrei aver pulito la porta. Ok, andiamo a vedere. Almeno gran parte rispetto a com'era prima dovrebbe essere migliore. Un po' più in qua. Fuoco, fuoco, fuoco. Sì, è migliorata un attimino, ma c'è comunque ancora delle cose dentro. Quindi adesso non faccio altro che alcol isopropilico, bagno e una bella spazzolata. Spazzola rigida. Una bella spazzolata per sgretolare i residui. Ok, dovrebbe andare bene. Adesso. Allora qua, bella pulita. Ora è una porta bella pulita. Ok. Andiamo con la pompetta. Asciughiamo. Com'è? Bella. Dovrebbe funzionare. Ok, adesso facciamo un test con la famosa schedina di test per l'HDMI. Vado a prendere un secondo. Eccola qua. Bene. Adesso infiliamo la nostra schedina HDMI e se la porta è pulita all'interno, ok? E con il multimetro in modalità diodo dovremmo riuscire a vedere le varie letture di tutti i piedini, ok? Se tutto va bene. Quindi, senza il bip. Numero 1, 41. Numero 2, massa. 41, 41, massa. 41, 41, massa. 41, 41, massa. 41. Molto bene. Adesso andiamo su 47, 14 non è collegato, il 15 47, il 16 47, 17 massa, 18 58, 19 48. Sono delle misure buone. Sono delle misure buone. Quindi vuol dire che anche la scheda ha fatto buon contatto, il che vuol dire che la porta è ben pulita. Ok? E allora adesso pulisco la pasta termica lì, vecchia, quella che era presente. Alcol, spazzolino, anzi prima tolgo l'eccesso con il cotton fioc. Ok, e adesso pulisco il resto. Fantastico. Questo pad termico ha voluto venirsene di qua. Lo rimettiamo al suo posto. Questo qua era venuto via, quindi glielo rimettiamo al suo posto. Ok, cosa momentanea chiaramente, dopo andrà pulita bene tutta, gli sarà messa la batteria, cambiati i pad termici perché chiaramente non vanno bene questi qua, sono vecchi e logori, pieni di polvere eccetera. E ok, testiamo. Ok, adesso per la prova andiamo ad utilizzare il disco
E questo qua. Questo qui dovrebbe essere il disco della 1200, perché ha questo bracket qua, questo supporto qua. Questo invece è questo di queste qua, perché c'ha la vite laterale qua, così. Vabbè, dai, giusto per... Tanto non so se caricherà il software oppure no. Andiamo a riutilizzare lo schermo. Andiamo a riutilizzare... Oh, mi manca una vite. Dove è andata a finire? È stata persa, eccola qua. Allora, se anche non va a buon fine il caricamento del software, non ha importanza. A me basta sapere che la console mostra e riesce a riconoscere l'hard disk, almeno, e dirmi, ok, l'hard disk non è quello suo originale della console, perché sono accoppiati, ok? Ogni hard disk, quando viene installato il sistema operativo, si lega alla console. Quindi se voi cambiate hard disk, la console non parte più e deve essere rifatta l'installazione del sistema operativo. Quindi inseriamo possiamo fare anche così, ok, fantastico, dai, manca poco. E come sono contento che funziona. Andare a scoprire lotti del genere su eBay completamente disastrati e poi ritrovarsi con una console che alla fine funziona è straordinario, se ci pensate, perché su eBay le cose che sono state messe in vendita, rotte, non riparabili, è perché ci trovi veramente il mondo come disastro. Quindi fantastico. Ok, collego solo questo perché sennò mi intralcio all'alimentatore. Il resto lo vedrò più avanti. Intanto voglio vedere la console, mostrare un'immagine e vedere il firmware. Il firmware viene indicato subito quando la console non si accende, ti dice sistema operativo non trovato, eccetera, e lei ti dice inserire l'USB con il firmware numero tot, e quindi possiamo sapere da lì quale firmware ha questa console qua. Ok, 3, 2, 1. Speriamo di ritornare con il LED bianco. Io arrivo qui, questa è quella della capture card e non riesco al momento, perché le console PlayStation hanno il sistema di protezione HDCP e non riesce a registrare con la capture card, quindi dovrò andare per seconda via sul mio monitor, ok, e vedere se dal mio monitor, allora vediamo, faccio la divisione dello schermo, adesso ho il monitor nuovo 4K che mi permette di fare la divisione dello schermo. Io adesso su questa parte di qua riesco a vedere OBS, tutto quello che c'è, e sulla parte destra riesco a vedere quello che succede con l'HDMI della console, se ha voglia di funzionare. Eccolo, eccolo, c'è. Impossibile avviare la PlayStation 4. Sì, ok. Colleghiamo il controller. Controller. Cavo. Speriamo anche che l'USB funzionano. Perché se non riesco a collegare il cavo e il controller. Sì, ok. Ah, no. No. Allora, ve lo dico io, qua c'è scritto
aggiornamento, reinstallazione versione 10.50 o successiva, quindi non è una scheda modificabile. Ah, che peccato, che peccato. Ci speravo, sembrava veramente disastrata da molto tempo, e invece no. Ok, ma va bene lo stesso, almeno funziona ragazzi. Allora, cosa devo fare io? Adesso prendo la mia chiavetta USB, se ricordo dove l'ho messa. Ah, eccola là. Ok. La inserisco sul computer. Allora, e andiamo con questa qua, PlayStation 4 update, c'è già il file aggiornato se non sbaglio, quindi posso già andare direttamente a installare il sistema operativo. Con questo hard disk non si dovrebbe fare perché l'hard disk è difettoso, è danneggiato, quindi magari comporta il fatto anche che non riesca a completare l'installazione perché non riesce a copiare i file. Però adesso facciamo, annulliamo la cosa e spegniamo perché ci serve la scheda del lettore di giochi, ok? Insieme e collegata, altrimenti l'installazione del firmware non va a buon fine perché controlla che ci sia anche quella sua originale. Quindi andiamo a girare la nostra console, estraiamo. Una volta che avrò completato tutto e la console si sarà accesa, metterò su OBS, chiaramente per farvi vedere che la console funziona. Allora, vado a staccare questa scheda qua, direttamente da qua, ok? Scollego, metto quell'altra che c'era presente, sperando che sia quella giusta. Si può solo sperare. Un po' di polvere ancora questa console ha. Ok. Non ricordo neanche di quale scheda sia, ma presumo di una di quelle che non funzionano, quindi non me li può importare. Questa qui era la scocca con cui è arrivata, quindi andiamo a prendere la scheda e la colleghiamo. Tiriamo via la vite qua. Ok. Vediamo se parte. Se funziona, se è quella sua originale oppure no. Se non è quella originale, aia. Posso solo dire aia. Ok, mettiamo la vite qua. Mettiamo la schermatura qui. Le tre viti. Quant'è che sto registrando? 1 ora e 50 minuti. Ma con tutte le interruzioni che ho fatto, cercare i pezzi di ricambio o altre cose, non mi sorprende, dai. Se avessi sempre tutto a portata di mano, credo che questa cosa in 3/4 d'ora, circa, massimissimo un'ora, avrei risolto e sarebbe già tutto perfetto e funzionante.
Allora, rimettiamo l'alimentatore. Adesso è tutto collegato. Qui è collegato, questo è collegato, sotto è collegato, qui è collegato, l'antenna è collegata. Bene. Ok. Ora possiamo andare avanti. Che succede? Si è sollevato, perché? Ah, la ventola non è neanche avvitata. Ok. Ed è uscita dal suo alloggiamento dopo, perché gli mancavano tutte le viti. Ok. HDMI. Bene. Allora, USB per il controller e la chiavetta USB con il firmware. Bene. 3, 2, 1. Ok. Ora faccio le mie cose, chiaramente stopperò, taglierò, quello che sia, e vi aggiorno appena... Oh, adesso fa subito. Ok. Subito il LED bianco. Ok. Attendiamo. La chiavetta sta lampeggiando, sta prendendo i dati. Vediamo se parte l'installazione. E dai, quanto ci vuole? La chiavetta ha smesso di fare... Sì, ok, a posto. La PS4 verrà inizializzata, vuoi davvero continuare? Sì. Yeah, sta andando. Ok. Ci vediamo se ci sono aggiornamenti. Se funziona oppure no. Se funziona, chiaramente vedrete dallo schermo. Eccola! C'era ancora un po' di sporcizia dentro o al cavo HDMI o alla porta. Un po' di alcol isopropilico. Funziona sempre. Allora, eccola qua ragazzi. Informazioni di sistema. Come ho detto adesso l'ho aggiornata a 11.0. E basta. Insomma, vediamo un po' se partono i giochi. Vediamo un gioco. Vediamo qua che gioco c'ho. Ce ne ho un PlayStation 4? Sì. Non ho idea se funzioni perché è un disco di test, magari non funziona. Allora, vediamo un po'. È un FIFA 17. Yeah, funziona! Ok. Togliamo pure il gioco. Non mi interessa. E ciao. Questo lettore ha decisamente tanti problemi. Sta cercando di fare l'espulsione ma non ci riesce. Vabbè, pazienza. Perché è troppo sporco all'interno, è pieno di onto incredibile. Avete visto prima, c'era polvere, sporcizia, eccetera. Ma la console funziona, il lettore Blu-ray è quello suo originale perché altrimenti non avrebbe installato il sistema operativo. Quindi, vittoria! Abbiamo da un lotto di meno di 60 euro recuperato una scheda e cosa abbiamo cambiato? Un filtro per l'HDMI. Abbiamo sistemato chiaramente il caos che era stato fatto sul chip HDMI. Abbiamo sistemato la porta. A posto. Fantastico. Quindi, ok, credo che questa sia la prima parte del video perché chiaramente adesso ho 2 ore di video da editare e prossima volta passerò con le altre due, sono? Sì, due console e vediamo che cosa ci abbiamo ragazzi. Bene, spero vi sia piaciuto, spero sia stato divertente tanto quanto me, scoprire che cosa potessero dare o non dare queste console, potevano essere completamente morte.
almeno questa poteva essere completamente morta, inutilizzabile, con problemi al processore o la schedina del lettore Blu-ray che non era la sua originale. E... vabbè, un sacco di cose potevano andare storte. E invece ci abbiamo avuto fortuna. Quindi, niente, dai, sono contento. Adesso questa qua la riassemblo e la metto in vendita, chiaramente, pronta all'utilizzo. Un centinaio di euro più spedizione e io sono contento così. Bene, termino qui. Lasciate un commento, lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale per vedere altri video così. Cliccate sulla campanella per ricevere i prossimi aggiornamenti sui prossimi video, sempre di questo lotto qua. E niente, ciao, ci vediamo al prossimo.